Ciao a tutti e benvenuti. In questo video iniziamo ad allenarci insieme, quindi faremo dei workout appunto assieme come mi avete chiesto. Iniziamo la nostra sessione di allenamento sempre allenando la respirazione costodiaframmatica. Lo faremo assieme, utilizziamo una fascia elastica. Dunque, prima cosa quindi alleniamo la nostra respirazione. Prendiamo la fascia elastica, la poniamo circa sotto la linea del petto, stringiamo bene, inspirando ricordatevi che è solo la forza del vostro fiato che appunto espande con grande pienezza il vostro torace, non aprite il vostro torace con movimenti muscolari o di forza. Iniziamo inspirando e poi chiudiamo subito le costole facendo uscire il fiato dalla zona alta dell'epigastrio, ricordate? Dove finisce lo sterno, in questa parte, quindi svuotiamo l'aria da qua. Pronti? Stringiamo e via. Fuori tutta l'aria, restiamo in apnea 1 o 2 secondi e poi quando abbiamo fame d'aria mi raccomando, chiudete le coste più velocemente possibile nella prima fase di questo esercizio. Fatelo una decina di volte, successivamente rifaremo la stessa cosa, ma quando espiriamo lo faremo in modo lento, ok? Quindi inspiriamo. Guidiamo il fiato da qui appena sotto lo sterno, come se rientrasse piano piano la muscolatura addominale, come se fosse morbida spugna che piano piano viene riassorbita in dentro verso l'alto. Cercate di stare il più possibile in apertura e di non chiudervi subito. Anche qui facciamo una decina circa di esercizi, quindi apro e poi fuori l'aria. In modo continuo, mi raccomando, il vostro soffio di aria deve uscire in modo continuo. Se volete mettete il video in pausa e fate circa una decina di questi esercizi di respirazione. Successivamente, se volete, potete fare degli esercizi di fiato utilizzando la S, la Z oppure la R, come abbiamo visto negli altri esercizi precedenti. Quindi cosa andiamo a fare? Se volete prendete una pallina di spugna, mettete una mano all'altezza dell'epigastrio, mi raccomando, inspirate, come sapete fare, preparate il sostegno un pochino prima di iniziare, quindi un piccolo movimento in dentro, lo mantenete e iniziate a fonare facendo uscire aria, guidandola appunto con i vostri addominali alti, che rientrano gradualmente, molto molto lentamente. Possiamo utilizzare la Z ad esempio. Vi ricordo questo movimento, hop, qui rientra e qui premo per avere subito un'idea anche come feedback neurosensoriale del mio suono, del mio fiato che comunque esce. Cercate di restare aperti qui, di non chiudervi subito e di guidare con morbidezza e gradualità appunto il fiato con i vostri addominali. Anche qui potete fare circa una decina, quindicina di volte eseguire questo esercizio. Poi possiamo strutturare ad esempio dei vocalizzi che vi farò sentire assieme utilizzando la Z oppure la R. Iniziamo con la Z.
Ricordatevi sempre i 3 elementi fondamentali del canto: inspirazione costodiaframmatica, resto in appoggio, quindi aperto, e sostegno, quindi preparo un pochino prima la zona addominale alta in dentro e poi questo movimento mi guida il fiato con grande continuità. Mai bloccare il sostegno, i vostri addominali gradualmente rientrano come appunto morbida spugna riassorbita in dentro e in alto e accompagnano il vostro fiato, la vostra voce fuori. Esempio: inspiro, 1, preparo un piccolo sostegno in dentro, resto in apertura e poi ripreparo tutto, apro, piccolo sostegno, resto aperto, da qui guido il mio fiato, fiato continuo, sostenete, mi raccomando. In questo modo lasciamo che il fiato cominci appunto a circolare. Possiamo farlo sulle terze come abbiamo fatto ora oppure sulle quinte. Preparo, apro, sostengo, resto in apertura e guido il fiato da qui, sempre in fuori. Questo è un altro ottimo esercizio, abbiamo ampliato l'intervallo. Vi raccomando, lasciate sempre uscire il vostro fiato con tanta continuità. Pensate a questa idea della continuità, fiato sempre, sempre fuori, guidato da qui. Ok? Possiamo utilizzare anche ad esempio la R che aiuta a portare anche avanti la voce. Mi raccomando, una R pura, non una sorta di ru, ma una R, io la chiamo birichina, molto avanti, simpatica. Stessa cosa, mi raccomando, curate respirazione, appoggio, cioè resto aperto, sostengo prima di iniziare a fonare, poi continuo il mio sostegno guidando appunto con gli addominali l'aria fuori. Tenete qui. Potete fare anche le terze. E così via.
eccetera. Allora, nel prossimo video vi suonerò i vocalizzi in modo tale che possiate esercitarvi mantenendovi in una zona appunto comoda della voce. Questo è proprio l'inizio del workout. Iniziate le vostre sessioni sempre con gli esercizi di respirazione, l'esercizio di attivare bene il fiato, quindi con la pallina, sentire proprio che il vostro addome medio alto, soprattutto la parte alta appunto, rientra gradualmente, accompagna il vostro fiato e poi utilizziamo degli esercizi con la Z ad esempio oppure con la R. Vi ricordo, dunque, respirazione, potete usare la fascia oppure se siete più bravi mettere le mani alla linea del petto nelle coste medio-basse, quindi aprite, io inspiro e poi fuori tutta l'aria subito, usando l'addome alto, ok? Lo fate una decina di volte. Secondo step, ve lo ripeto, invece facciamo la stessa cosa, apriamo ma poi ci svuotiamo gradualmente, cercando di mantenerci aperti e facendo rientrare gradualmente la muscolatura alta dell'addome come se fosse morbida spugna che rientra, quindi mi raccomando non irrigiditevi come se faceste degli esercizi per gli addominali in questo modo. Questo è il movimento, ok? Potete usare la pallina, fiato continuo, sempre avanti. Successivamente abbiamo fatto gli esercizi, quelli con la Z su terze, oppure su quinte. Anche qui curate sempre i 3 elementi base. Apro, rimango in apertura, quindi in appoggio, un piccolo movimento in dentro, un piccolo sostegno e poi attivo sempre il mio sostegno, quindi i muscoli in dentro e verso l'alto che accompagnano il mio movimento. Bene, con questo è tutto. Vi registro poi i vocalizzi, li faremo assieme, vi mando un saluto e a presto, buono studio. Ciao!